amici di Moto.it, ciao a tutti, oggi siamo in Sicilia per un test davvero speciale con le Maxi Enduro. Abbiamo la Ducati Multistrada Enduro, la KTM Adventure 1290S e la BMW R 1250 GS. Sono giuste le moto, ragazzi? Esatto, perfetto. E questi ragazzi sono dei partner fantastici della Pirelli, perché oggi andiamo proprio a scoprire, grazie a loro che conoscono le strade e sanno quanto gas dare su questi posti, andiamo a scoprire le Pirelli Scorpion Rally STR. Lo facciamo con Nino, con Salvatore, e poi, visto che vedete qua al mare, siamo sulla sabbia, abbiamo Vincenzo Lombardo, il grandissimo campione del Super Mare Cross di qualche anno fa, una delle più grosse forze nel motocross italiano, proprio qua sulla sabbia. Vi dicevo delle gomme, questo è un tipo di gomma molto particolare, perché vedete, con Daniele vi mostriamo subito il tassello, è molto tassellata dal disegno, però Pirelli ha studiato una mescola e una struttura perfetta anche in fuoristrada e su asfalto. È una gomma bivalente, quindi rispetto alla Scorpion Rally sposta l'ago della bilancia sull'asfalto. Abbiamo già fatto un test a Vizzola sul bagnato dove ha dato prestazioni incredibili, però visto che sull'asfalto va benissimo anche sul bagnato, oggi con voi tre andiamo a vedere come va proprio in fuoristrada. Sarà un test dedicato soltanto all'uso tipico di queste moto per chi farà la Via del Sale, la Transitalia Marathon, questi eventi, o la Gibraltar, eventi dove serve anche la durata, perché queste gomme sono state studiate per avere una resa chilometrica molto importante. Cosa cambia in termini di durata da quello che avete rilevato durante i vostri test? Poi adesso noi le proviamo in fuoristrada, però voi avete fatto tantissimi collaudi con queste gomme. Allora, in termini di durata queste coperture danno una resa chilometrica maggiore rispetto alle Scorpion Rally, che sono più specialistiche per il fuoristrada. Quindi è l'alternativa al rally, che è fuoristradistico, come dicevo, e in questo caso è una copertura polivalente dove viene usata anche in percentuale maggiore su strada, e quindi con un comportamento adeguato sia in off-road ma in particolare anche su strada. Infatti proprio questo è il bello, noi abbiamo già visto su strada, l'ho provata anche con tante moto, perché ci sono diverse moto che vengono fornite già di serie con l'STR, quindi su asfalto l'ho provate, vanno bene, sul bagnato anche sempre su asfalto. Oggi test fuori strada e partiamo dalla sabbia, proprio campione del Super Mare Cross. C'è un po' d'acqua qui, quindi ci tocca fare la sabbia? Sì. Sapevo che con Vincenzo Lombardo si finiva nella sabbia, ma ha promesso ieri no, niente sabbia, primo posto il mare, fa apposta, andiamo sul mare con lui. Ragazzi, pronti via, si parte con la Ducati Multistrada Enduro 1260, 160 cavalli in fuoristrada nella sabbia di una valle vicino all'Alcantara, posizione indietro e vediamo come scarica la potenza la Scorpion Rally STR. Nasce per l'asfalto, bella estetica, vediamo come va qua, tanta sabbia, attenzione, l'avantreno della multistrada comunque pesante, ma la forcella lavora molto bene, soprattutto in questo frangente mi ha dato direzionalità. La gomma, qui si sente che non c'è il tassello della Scorpion Rally, è evidente, sulla sabbia la Scorpion Rally aiuta di più, ovviamente perde su asfalto, però la STR ha un comportamento ancora onestissimo, mi ha permesso di superare questo tratto di sabbia con una moto da 260 kg e passa in sicurezza. Certo, io l'ho fatto molto veloce, 90 all'ora, più piano sarei stato ancora più tranquillo. Tanta trazione con l'STR, con la Multistrada Enduro, che apprezzo tantissimo a livello ergonomico e a livello di sospensioni. Con lei le STR l'ho già usate su asfalto tante volte, anche qui confermano in fuoristrada un ottimo comportamento. Qua vediamo dove andare, facciamo questo guado piccolino, sabbia soffice che il video purtroppo non renderà, ma veramente sembra di essere al mare. Salgo da questa parte, proseguo, appoggio la gamba a terra per curvare meglio su questo sabbione, gas. Anche la frenata fa entrare pochissimo l'ABS, il controllo invece di trazione è disinserito per permettermi di dare manate di gas e uscire dai tratti più morbidi. L'STR davvero lo conoscevo già, però volevo dedicargli una prova. Si conferma una gomma molto furba, perché ha l'estetica da enduro, su asfalto è grandioso, anche sul bagnato, e poi in fuoristrada è ancora validissimo e permette di fare cose davvero notevoli senza rinunciare alla percorrenza chilometrica su asfalto. Con la multistrada mi è piaciuto, adesso andiamo a cercare anche tratti più sconnessi, però questo primo assaggio è veramente notevole.
pronti alla partenza, sempre l'STR ovviamente protagonista di oggi, ma con la KTM 1290 Adventure S, cerchi a razze con l'anteriore da 19 pollici. Partiamo nella sabbia, subito la seconda per far alzare l'anteriore e fare decollare la moto, se no ci si insabbia di brutto. Ed eccoci in questa valle. Mamma mia che sabbia, sembra di essere nel deserto, l'ho beccata in Sudafrica, una sabbia così che sembra compatta, poi ci entri dentro e sprofondi secco. Attenzione, qua c'è sabbia ma anche un leggero guado. Le gomme sono validissime anche con una moto Adventure, però stradale nella famiglia KTM, perché non è la R col 21, è quella col 19, ma vedete che le sospensioni hanno un'ottima resa anche in fuoristrada, se non si esagera, perché appunto per quello c'è la R, vanno davvero bene. Adesso siamo su un tratto di sassi smossissimo, sono in seconda senza controlli inseriti, tanta trazione dell'STR che con questa moto su strada mi ha ricordato addirittura la SMT 990 per quanto è reattiva, veloce, agile, molto agile. Adesso però l'anteriore mi dà la direzionalità che serve anche per uscire da questo disastro di sabbia e sassi che ho scelto come banco di test oggi per la famiglia STR, perché su asfalto mi era piaciuta, però se mi dai una gomma col tassello cara Pirelli, poi io devo provarla anche qua. Qua c'è un tratto sconnesso, sembra quasi una mulattierina, pietraia, sono anche di carcassa abbastanza morbide, non sono troppo rigide. Ripartiamo, la pressione è quella considerata dal costruttore, al massimo col posteriore potete scendere fino a 2,225, l'anteriore stiamo sui 2 per non rischiare di rovinare comunque gomma e cerchio. Terza moto del test, la più venduta in Italia e in mezzo mondo, la GS 1250 in versione standard, quindi neanche l'HP con il kit sport all'avantreno, proprio una stradalissima classica a cui abbiamo montato le STR. Vedete come si comporta con queste gomme tassellate, riesco ad avere una trazione ottima anche in questa sabbia tremenda, tremenda. Ho una discreta direzionalità col telelever, quindi la moto si comporta bene. Certo c'è molto peso sull'avantreno, questa è una maxi stradale che in pista a Pergusa mi ha ricordato quasi una super motard quando si mettono le sospensioni sulla taratura sport o dynamic, perché va veramente come una lama. Però adesso con le sospensioni su road, l'ho lasciate apposta su road, tanto sono sospensioni elettroniche che sanno interagire con lo stile di guida del pilota. Vedete nella sabbia soffice, adesso sono passato alla prima, c'è trazione nonostante il rapporto pieni vuoti dell'STR che dà tantissima aderenza su asfalto, anche col telelever e il cardano. La GS standard stradale senza kit sport si muove bene, l'avantreno non tende a chiudere se non nella sabbia più soffice, ma ha un comportamento molto onesto anche perché avvisa subito quello che sta succedendo alla ruota davanti. Qua un po' di fiatone passatemelo perché sono moto pesanti, qua devo capire dove mettere le ruote, sabbione, soffice, piede a terra, piede su e via con le pozzanghere. Qua guardate la sabbia come soffice, c'ho un bel pietrone che mi guarda. Adesso curviamo qui, apro il gas senza controllo di trazione, l'STR mi porta fuori subito. Adesso frenata con l'ABS davanti soltanto e dietro blocco. È una gomma che anche su questi fondi duri ha un'ottima resistenza al taglio e all'usura, questo è un aspetto molto importante. Vedete, poi adesso torno sul veloce finalmente e qui apprezzo il comportamento stabile della GS col suo telelever che negli anni è stato perfezionato molto anche per affrontare fuoristrada. Usciamo dal guado, piccola salita, parto in seconda con un filo di gas, shift cam e gomme mi danno un ottimo spunto grazie alla coppia e alla trazione che vi dicevo. Adesso anche doppia cunetta coppiata in salto, quindi c'è un bel pacchetto già con una GS standard gommata con una gomma che vi permette di fare del sano fuoristrada e poi ragazzi che pieghe su asfalto. Le Scorpion Rally rimangono mitologiche, nel fuoristrada fai delle cose incredibili, però non hai la durata che hai con queste, sul bagnato non vai come con queste sono un compromesso coi fiocchi e se non le guardi non penseresti di avere un tassello. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. E tu vai più piano sulla sabbia.
bassino di come va su asfalto. Questa gomma molto furba della Pirelli ci sta sempre, perché è un tassellato però molto pieno, molto fitto, che stupisce proprio su asfalto, dove permette una guida veramente sportiva. Qua davanti ho Vincenzo Lombardo, il grandissimo campione di motocross del Super Mare Cross di qualche anno fa, e guardate quanto piega l'STR sull'asfalto siciliano. Ho la multistrada enduro 1260, quindi siamo oltre i 150 cavalli veri di potenza, una vera bestia, tanto peso, eppure guardate, anche se tocco il gas in maniera brusca la moto non si scompone mai. Adesso affrontiamo dei tornanti, quindi frenata sull'anteriore molto precisa, non c'è rumorosità, e guardate, scendo in piega, deciso, apro e guardate che guida mi regala, non ha niente del tassellato puro. Ovviamente qui la differenza con lo Scorpion Rally è evidente. Se lo Scorpion Rally mi dà un vantaggio in fuoristrada, qui c'è un abisso a livello di grip e di precisione in piega. Guardate, posso aprire anche in piega e il tassello è molto rigido, quindi non flette. Guardate anche nei cambi di direzione l'STR come va. Ottima la frenata, rimane eccellente anche la maneggevolezza. Ovviamente non siamo a livello di grip di uno Scorpion Trail 2, però siamo veramente vicini, e questa è la cosa più sorprendente per una gomma che si presenta come tassellata, ed è per questo che piace anche tanto. Dà un look da fuoristrada alle moto, alle endurone, però poi sulla strada, sull'asfalto, su strada avete la sicurezza che serve per guidare da soli o col passeggero. Ragazzi, la prova si conclude nel centro di sperimentazione Pirelli qua a Giarre in Sicilia. Abbiamo provato le Maxi Enduro più potenti, ma anche quella più venduta, la GS, con le Pirelli Scorpion Rally STR, quelle col tassello votato all'uso stradale. Avete visto come va anche in fuoristrada, adesso le gomme sono tutte per voi qui nei commenti del canale YouTube di Moto.it, e mi raccomando, anche in fuoristrada le protezioni sempre. Ciao!